Sono in Marocco, mi dirigo a sud, verso le montagne dell'Alto Atlante, uno dei luoghi più remoti e affascinanti della Terra. Dopo una pausa caffè, continuo per un totale di 5 ore di viaggio. Al tramonto mi fermo a riposare per la notte in un villaggio sperduto, dove ho la grande fortuna di essere accolto in un matrimonio marocchino tradizionale. Guardate. Questa è un'altra storia. Continuo il mio viaggio verso sud e finalmente intravedo la catena montuosa. Partendo da Marrakech, in tutto percorrerò 9 ore di macchina per arrivare a destinazione. Mi domando cosa succederebbe se si bucassero le ruote della mia macchina, visto che la strada sembra sempre peggiorare. Dopo ore di guida non vedo anima viva, ma la vista è stupenda. Qui ancora oggi vivono antiche popolazioni autoctone, meglio conosciute con il nome di berberi. Ho un obiettivo, farmi ospitare da una famiglia berbera e conoscere come si vive in queste zone rurali e lontane dalla città. Allora, quello potrebbe essere già un villaggio che potrebbe piacermi, però mi do mezz'ora, vado avanti. Ho provato a parlare con un ragazzo, ma non capiscono né l'inglese né il francese, infatti sarà dura. Forse ho trovato quello che può piacermi di più. Dopo diversi tentativi, forse è la volta buona. Oh oui, oui, yeah, oui. Oh yeah, yeah, ok. Trovato. Ok. Bienvenue, welcome. Thank you, thank you. Sì, stiamo amico. Lungo la strada incontriamo per caso un suo amico, che scopro essere il padre di Abdel, il ragazzo vestito in blu, il primo personaggio che renderà questo viaggio indimenticabile. Da qui in poi non ci saranno più strade, macchine o qualsiasi mezzo motore. Abdel è un ragazzo di 25 anni e questa è la casa dove abita insieme alla sua famiglia. Ha dei fratelli, ma sono andati a vivere lontano, nelle grandi città. It's beautiful. This is what. Oh, you have a lot of space here, but it was an hotel. Not Or a hotel. something like that. Like a hotel. Oh, okay. It's very typical, right? Yeah, it's traditional. Traditional, yes. Mi hanno fatto togliere le scarpe perché io con la bella abbronzatura da Birkenstock. Perché non lo so, per segno di rispetto per polizia. Arriva con l'immancabile tè. Ci presentiamo e mi racconti di come con la pandemia le cose siano peggiorate. Poi mi chiede se voglio fermarmi a dormire, ma gentilmente le declino l'offerta. Questa volta sto cercando qualcosa di diverso. Mi capisce, quindi si veste e partiamo verso un villaggio che si trova quasi a 20 minuti. Lungo la strada mi dice che sarà molto difficile trovare qualcuno che mi ospiti e ancora di più che mi lasci filmare. Le persone qui sono molto diffidenti e poco abituate a vedere stranieri. Finalmente vedo delle case in pietra e un villaggio che non è nemmeno presente su Google Maps. Sono eccitato e curioso di esplorarlo e spero davvero di trovare qualcuno disposto ad ospitarmi per la notte. Proprio lui, la prima persona che incontriamo per puro caso, dopo una chiacchierata accetta di farci entrare nel suo mondo. Si chiama Mohamed e vive insieme a sua moglie. Sono i Mazighe, ovvero berberi. Mohamed ci fa entrare a casa sua, che è molto accogliente ed è divisa in due parti, il lato notte e il lato giorno. I loro figli sono nati in una città vicino al deserto del Sahara per cercare fortuna, ormai da anni.
Ma serio? It's beautiful. Incomincio a vedere i primi abitanti. Prima che il tè ci venga versato e il sole tramonti, decidiamo di fare visita al resto del villaggio. Mamma mia, che fortuna aver trovato questo tipo. Una fortuna assurda. Mi ha portato in un posto fenomenale. Ha detto che devo chiedere il permesso prima di filmare qualsiasi altra persona che non sia lui. Questa è la moschea. Sembra che quasi ogni città abbia una moschea. Città, villaggio. Questo è... ah sì. Oh, I don't know. L'acqua gioca un ruolo cruciale per il sostentamento di questo villaggio, basato principalmente sull'agricoltura. Tutti questi canali di irrigazione sono stati costruiti dagli stessi abitanti. Immaginate quanto deve essere bello crescere qui come bambini. Tutto si sviluppa verso l'alto, più si sale, più spuntano fuori case, è abbastanza inimmaginabile visto dal basso. Gli alberi centenari riescono a coprire quasi tutto. Chi porta avanti questo villaggio, e purtroppo non ho potuto filmare in nessun caso, sono le donne. Mentre gli uomini si spostano per mesi a lavorare nelle grandi città, le donne si occupano di tutto il resto, dal bestiame all'agricoltura, dalla cura dei bambini alla cura della casa. Qui è come le donne del paese lavano i panni, con acqua, fuoco e cenere. Sono sicuro che se chiedete alle vostre nonne conosceranno sicuramente questa tecnica. Ho chiesto a Abdel di raccontarmi qual è il lato più negativo di vivere in questo villaggio. Lui mi risponde che una volta finite le scuole elementari per i bambini è già complicato continuare gli studi, visto che le superiori si trovano in villaggi lontani chilometri e i mezzi pubblici sono quasi inesistenti. Le università invece sono lontane centinaia di chilometri e per questo motivo che gran parte dei giovani non riesce a concludere gli studi. Guardate questi bambini come sono distratti da un singolo telefono. Chiedo ad Abdel qual è il caso più comune per cui una persona ha bisogno di un ospedale e lui mi dice che i problemi renali sono una grande piaga visto che le persone bevono la stessa acqua dei canali. Torniamo a casa e Mohamed nel frattempo ha iniziato a preparare il fuoco per la cena. Questa è la mia vista. Non potevo chiedere cosa migliore. Sembra molto una città tipo della Sicilia, ma dentro le case sono completamente vuote. Tipo questa. Qua. Io e Abdel iniziamo a preparare la stanza dove mangeremo. Ogni casa in Marocco ha una camera dedicata agli ospiti che solitamente contiene un grande tappeto, divani e cuscini. Tutti si siedono intorno e davanti a un tè caldo condividono il momento. Queste sono le due bacinelle, con questa ti lavi, quella arancione. But they are recorded, right? Or it's the real Muslim? It's a real, Real one? not recorded. Oh, Real. nice. Yeah. Like in the city, they are recorded, right? Yeah, Yes. it's a recorded. They win. So they are going down the mountain, running, and screaming. Mm. Yeah, they're singing so Yeah. loud. It's coming from here. Yeah, they are running. Here? Ah, this is your Instagram. Yeah. Ah, where? Where is it? يلا حق
Fast. Till jag kan till مستنى. Jag var lite nyttigt. Det var det stiloger. What is that? Du ska läsa لي كده. Thank you. Yeah. Thank you. يلا. Yeah, let's start living the Yeah. Berber dream. Yeah. Oh. She got angry. Is angry? The wife. The wife? Yeah. No. In tradition, Berber, Yeah. the woman can't sit with men. Oh, really? Yeah. When you are man, the woman not sit with other people. You understand? Yes. Sorry for my English is very bad. No, it's very good. But if we have other women, it's not a problem. She wants to sit with us. Oh, okay. Abdel vuole dirmi che secondo la tradizione berbera, quando gli ospiti sono solo uomini, non è permesso alle donne di casa di presenziare la tavola. Se con me ci fosse una ragazza, Fatima potrebbe aggiungersi a tavola. Curioso, no? Mohammed sta cucinando il tagine nella modalità più antica, senza gas, appoggiandolo solo sulle brace. Il suo nome deriva dal caratteristico piatto in cui viene cotto: pollo, olio, spezie e verdure. ورينا كده عادينا Now we decide to. Ci spostiamo all'interno perché inizia a fare freddo e il tagine è lungo da cuocere. Nel frattempo io e Abdel chiacchieriamo come due amici che si conoscono da anni. Lui mi mostra al cellulare la sua vita e io gli mostro la mia. La cena è pronta, ci laviamo le mani. Non ho voluto riprendere Fatima a fare il pane per segno di rispetto, ma sapete che quest'arte nella cultura del Nord Africa e nel Medio Oriente è fenomenale. Mohammed ci dà il via. Nella cultura berbera si mangia tutti da uno stesso piatto, ognuno con il proprio pezzo di pane. È un momento indimenticabile. Per la prima volta Mohammed mi ha sorriso, anche se non ho capito cosa ha detto, mi è bastata la sua espressione per intenderci. È tutto veramente delizioso e ne sono veramente tanto grato. Full? Are you full? Yeah. A fine cena, Abdel mi dice che nella cultura berbera, quando si finisce di mangiare, tocca alle donne, e se ci sono anche i bambini, pulire ciò che rimane sul tavolo. Non voglio creare una polemica. Ho sempre pensato che viaggiare responsabilmente significhi rispettare e non cambiare le abitudini altrui. Sicuramente non sarò io a modificare le consuetudini berbere riguardo a come si sparecchia la tavola, e sicuramente non sarò io a fare la morale a uno come Mohammed. Non ne avrei assolutamente il diritto. Andiamo a dormire. Not who, yeah. Sono abituato a dormire per terra, sto a pezzi, però mi sono svegliato alle 7, no scherzo, andavo molto più presto perché il muezzin adesso andiamo a fare colazione.
c'è di meglio di una bacinella di prima mattina? Non lo so. È l'ora della colazione, con una vista niente male. Nella tradizione berbera, se i proprietari di casa ti offrono il miele a colazione, vuol dire che sei un ospite veramente gradito. Mi sento così fortunato e felice di aver vissuto con loro questa esperienza. Pensate che berbero al singolare si dice Hamasi, che significa uomo libero. Durante le nostre chiacchierate, Abdel mi traduce che Mohammed, a differenza dei suoi fratelli e contro volere dei suoi genitori, non ha mai desiderato lasciare le sue montagne. Mi dice che qui si sente libero ed è felice con quello che ha. Come biasimarlo, pochi posti al mondo mi hanno fatto sentire questo senso di pace. Il mio tempo qui è finito, salutiamo Mohammed e cominciamo a scendere verso il villaggio di Abdel. Prendiamo la macchina. Driving my car. Ci dirigiamo verso la città più vicina. Il nostro viaggio durerà poco più di 4 ore. Durante il percorso Abdel vuole farmi visitare il più antico villaggio e secondo lui anche quello più bello, incastonato tra queste montagne. Appena arrivati assisto ad una scena che non dimenticherò mai. Decine di bambini stanno cantando i versi del Corano con una vista di lupo spettacolare alle loro spalle. Ancora oggi in questo villaggio si usano tecniche antiche di agricoltura e allevamento. Qui se notate le case sono fatte per lo più di paglia e fango. Mi sento un attimo osservato. Abdel, insieme ad uno dei guardiani, mi porta in cima al Kasbah, l'antica dimora patriarcale, un tempo residenza degli amministratori locali. Guardate che bello, mi sembra di essere in un'altra epoca, tutto sembra rimasto fermo nel tempo e il colore di queste case rende tutto più magnifico. Ci dirigiamo alla macchina e ripartiamo. Arriviamo alla prima grande città vicina e facciamo la spesa che Abdel deve riportare a casa, con questo piccolo bus rosso che si porta le persone anche sopra il tetto. È arrivato il momento di salutarlo. Che posso dire? È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono grato al destino che mi abbia fatto conoscere Abdel, che parla inglese, arabo e berbero, lingue fondamentali per riuscire a comunicare con Mohammed e Fatima e vivere appieno i loro insegnamenti. Il caso è che queste due persone mi hanno mostrato un mondo che per me fino a qualche giorno era sconosciuto. Sono estasiato, alcuni angoli della terra nascondono persone così buone. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Seguite il mio canale per viaggiare insieme a me. Alla prossima avventura.